Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Abis Agips Farmaceutici SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Abis? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Abis durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Abis? Abis è un farmaco a base del principio attivo amlodipina basilato, appartenente alla categoria degli antianginosi, antipertensivi calcioantagonisti e nello specifico derivati di idropiridinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Agips Farmaceutici SRL. Abis può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Abis 10 mg 14 compresse, Abis 5 mg 28 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Agips Farmaceutici SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: amlodipina basilato. Gruppo terapeutico: antianginosi, antipertensivi calcioantagonisti. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: Abis, amlodipina, è indicato nel trattamento dell'ipertensione e può essere usato nella maggior parte dei casi in monoterapia. I pazienti non adeguatamente controllati con un solo antipertensivo possono trarre beneficio dall'aggiunta di amlodipina. Il farmaco è stato infatti usato in associazione con diuretici tiazidici, beta bloccanti o inibitori dell'enzima di conversione. L'amlodipina è indicata nel trattamento di primo impiego dell'angina pectoris, sia nei casi dovuti a stenosi cronica, angina stabile, o in quelli conseguenti a vasocostrizione o vasospasmo coronarico, angina di Prinzmetal variante. L'amlodipina può quindi essere usata nei casi in cui il quadro clinico suggerisce una possibile componente vasospastica anche se non vi sono evidenti conferme di tale situazione clinica. L'amlodipina può essere usata in monoterapia o in associazione con altri farmaci antianginosi, in pazienti con angina refrattaria al trattamento con nitrati o con beta bloccanti. Posologia: sia per l'ipertensione che per l'angina, la dose iniziale consigliata è di 5 mg di Abis, amlodipina, una volta al dia. Questa dose può essere portata a 10 mg/die a seconda della risposta individuale. Non sono richiesti adattamenti del dosaggio in caso di somministrazione concomitante di diuretici tiazidici, beta bloccanti o inibitori dell'enzima di conversione. Popolazione pediatrica: bambini e adolescenti affetti da ipertensione di età compresa tra i 6 e i 17 anni. La dose orale antipertensiva raccomandata nei pazienti pediatrici dai 6 ai 17 anni di età è di 2,5 mg in monosomministrazione giornaliera come dose iniziale, aumentabile a 5 mg in monosomministrazione giornaliera se non vengono raggiunti i valori pressori raccomandati dopo 4 settimane. Nei pazienti pediatrici non sono state studiate dosi superiori ai 5 mg/die, vedere paragrafi 5, 1 e 5, 2. Non è possibile somministrare dosi di amlodipina 2,5 mg con questo prodotto. Bambini di età inferiore ai 6 anni. Non ci sono dati disponibili. Anziani. Amlodipina usata a dosaggi analoghi in pazienti anziani e giovani è ugualmente ben tollerata. Nei pazienti anziani si raccomandano i dosaggi normalmente utilizzati, ma l'aumento di dosaggio va considerato con cautela, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Insufficienza epatica. Non sono stati stabiliti dosaggi specifici per pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderata, e pertanto la scelta del dosaggio deve essere effettuata con cautela e si deve partire dal dosaggio più basso, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. La farmacocinetica di amlodipina non è stata studiata nell'insufficienza epatica grave.
Nei pazienti con insufficienza epatica grave il trattamento con amlodipina deve essere iniziato con il dosaggio più basso, seguito da un graduale aggiustamento del dosaggio. Uso nei casi di insufficienza renale. Vedi sezione 4. Controindicazioni. ABIS, amlodipina, ha controindicato nei pazienti con ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti. Mancano dati sperimentali sulla sicurezza di impiego del prodotto durante la gravidanza, l'allattamento e nell'età pediatrica. In tali condizioni il farmaco ha controindicato, vedi sezione 4. Amlodipina controindicata nei pazienti con ipersensibilità all'amlodipina, ai derivati delle diidropiridine, ad uno qualsiasi degli eccipienti, ipotensione grave, shock, incluso shock cardiogeno, ostruzione del flusso ventricolare sinistro, esempio, stenosi aortica di grado elevato. Insufficienza cardiaca con instabilità emodinamica dopo infarto acuto del miocardio. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La sicurezza e l'efficacia di amlodipina durante crisi ipertensive non sono state valutate. Pazienti con insufficienza cardiaca. I pazienti con insufficienza cardiaca devono essere trattati con cautela. In uno studio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Amlodipina è stata somministrata senza che si siano manifestate interazioni indesiderate, in combinazione con diuretici tiazidici, beta bloccanti, inibitori dell'enzima di conversione, nitrati a lunga emivita, nitroglicerina sublinguale, farmaci antinfiammatori non. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere ABIS. Insieme ad altri farmaci come Aeurosrifadina Euro, Aeurosrifatera Euro, Aeurosrifina Euro, Aeurosrifocina Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere ABIS durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere ABIS durante la gravidanza e l'allattamento? Studi sulla riproduzione animale hanno dimostrato che l'amlodipina non ha effetti tossici, ad eccezione di parti ritardati e prolungati nei ratti a dosi 50 volte maggiori della dose massima raccomandata. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Amlodipina non influenza normalmente la capacità di guidare o di usare macchinari. Tuttavia, il paziente deve essere informato della possibile comparsa, sia pure in rari casi, di effetti indesiderati come capogiro, sonnolenza o disturbi della vista. Amlodipina altera lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Se i pazienti che assumono amlodipina soffrono di capogiri, cefalea, affaticamento o nausea, la loro capacità di reazione può essere compromessa. Si raccomanda cautela soprattutto all'inizio del trattamento. Effetti indesiderati. Negli studi clinici controllati con placebo in pazienti ipertesi o anginosi, gli effetti collaterali più comunemente osservati sono stati: sistema nervoso autonomo, flushing generali, affaticabilità, sistema cardiovascolare, edema, sistema nervoso. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'esperienza nei casi di sovradosaggio intenzionale nell'uomo è limitata. Sintomi. I dati disponibili suggeriscono che a seguito di sovradosaggio si possono manifestare una forte vasodilatazione periferica e una possibile tachicardia riflessa. È stata riportata marcata e probabilmente prolungata ipotensione sistematica fino ad includere casi di shock ad esito fatale. Trattamento. Un'ipotensione clinicamente significativa dovuta a sovradosaggio di amlodipina richiede un attivo supporto cardiovascolare comprendente il monitoraggio frequente della funzione cardiaca e respiratoria, l'elevazione degli arti inferiori ed un'attenzione al volume dei fluidi circolanti e della diuresi. Per il ripristino del tono vascolare e della pressione arteriosa può essere di aiuto un vasocostrittore, qualora non vi siano controindicazioni per il suo impiego. La somministrazione per via endovenosa di gluconato di calcio può rivelarsi utile nel neutralizzare gli effetti del blocco dei canali del calcio.
La lavanda gastrica può essere utile in alcuni casi. È stato dimostrato che la somministrazione di carbone vegetale a volontari sani, immediatamente o entro 2 ore dall'assunzione di 10 mg di amlodipina, riduce in maniera significativa l'assorbimento di amlodipina. Dal momento che amlodipina è in gran parte legata alle proteine, è improbabile che la dialisi risulti utile. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Calcio antagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare. Derivati di idropiridinici ATC. C08K01. Amlodipina è un calcio antagonista attivo sui canali lenti che agisce inibendo il flusso transmembrana degli ioni calcio, proprietà farmacocinetiche. Dopo assunzione orale di dosi terapeutiche, amlodipina viene assorbita in modo graduale, con livelli di picco plasmatico entro le 6-12 ore dalla somministrazione. La biodisponibilità assoluta è stata stimata tra dati preclinici di sicurezza, carcinogenesi, ratti e topi trattati per 2 anni con amlodipina nella dieta, a concentrazioni calcolate in modo da fornire livelli giornalieri di 0, 5, 1,25 e 2, 5 mg/kg/die, non hanno dimostrato. Elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido sodio glicolato, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Abis a base di amlodipina basilato sono Almidis, amlodipina ABC, compressa, amlodipina Accord, amlodipina Almus, amlodipina Alter, amlodipina Risto, amlodipina Aurobindo, amlodipina Doc generici, amlodipina Epifarma, amlodipina Eurogenerici, amlodipina FG, amlodipina GIT, amlodipina Exalag, amlodipina Creta, amlodipina Milan, amlodipina Pensa, compressa, amlodipina RKG, amlodipina Sandoz, amlodipina SA, amlodipina Technigen, amlodipina Teva Italia, amlodipina Zentiva Italia, Amlopol, Antacal, Valarm, Crudipin, Losedin, Natam, Norvasc, Pressac. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.